Ciao a tutti, in questo video vedremo come iniziare il nostro percorso passo dopo passo nel mondo del karting, passando dai primi giri fino ai campionati rental e non, alla portata di tutti. Ciao, sono Massimiliano e benvenuti su Vado al Max, il canale dedicato al mondo del karting amatoriale. Se siete nuovi del canale, qui troverete racing vlog, onboard dalle migliori piste rental del nord Italia e tutorial pratici proprio come questo, per cui vi invito ad iscrivervi al canale. Nello scorso video abbiamo visto come iniziare a girare in kart a livello di attrezzatura per le prime volte. Se non l'avete visto ve lo lascio in alto nelle schede. Mentre oggi vedremo il percorso che vi consiglio di fare per iniziare a girare in tutta sicurezza, per poi passare ai vari campionati rental, ad affrontare se si vuole provare l'adrenalina delle competizioni e infine aprendo una parentesi sui campionati racing 4 tempi, per chi vuole qualcosa in più. Partiamo dalla prima volta. È sempre un'emozione infilare il casco, salire sul kart, uscire dalla pit lane ed è normale essere presi dal panico del non sapere cosa fare. Per cercare di alleviare questa ansia da prestazione vi consiglio di prendervi dei turni liberi da soli, così avrete la pista tutta per voi e potrete concentrarvi solo su voi stessi. Se siete alle prime armi ho realizzato un video con i 7 errori comuni che i principianti fanno in kart, così avrete già un'idea di cosa fare e non fare. Un altro consiglio, che dipende molto dal vostro budget, è quello di seguire uno dei tanti corsi che le piste organizzano, sia per i ragazzi che per gli adulti. Viene da citare i corsi al VKIA che ho già kart, ma per ulteriori informazioni vi lascio in descrizione i link ai social delle piste. Il passo successivo sono i turni insieme ad altri piloti, che vengono gestiti come una gara vera, con qualifiche e gara. Questo è il vostro battesimo del fuoco in una vera bagarre con altri avversari, per cui mantenete la calma e concentratevi su voi stessi. Man mano che girerete migliorerete le vostre abilità di gestione della gara e i risultati miglioreranno. Dopo che ci siamo allenati per bene è giunto il momento di cominciare a fare sul serio con i primi campionati. Qui la tentazione di partire subito con un campionato importante è tanta, un po' come ho fatto io. Invece, per iniziare ad alzare il livello della sfida vi consiglio di partecipare ai campionati organizzati dalle piste, come la Sprint Cup del Vicenza Karting d'Oro o il campionato alla B-Karting. Avrete modo quindi di vedere come si svolge un campionato, però con il vantaggio che non avrete i costi di trasferta tipici di quelli di livello superiore. Veniamo poi all'ultimo step del nostro percorso, ovvero i campionati itineranti. E qui si inizia ad andare veramente forte e soprattutto si vedono piste diverse durante la stagione. Personalmente i campionati variano dalla zona del paese in cui vivete, per cui nel mio caso vi posso parlare del nord Italia. Fino a un paio di anni fa vi avrei consigliato il Play Kart perché era un campionato veramente completo, si girava per il nord Italia e dava la possibilità a tantissimi ragazzi di correre. Purtroppo non esiste più, ma le alternative di sicuro non mancano. Partiamo dalla zona del nord-est e qui vi consiglio il campionato Amici del Kart di Veneto, che va a toccare le migliori piste della zona con anche le chicche di una gara sulla neve e una in Slovenia. Il livello è molto vario, si va dal neofita fino ai più esperti. L'unica cosa che non mi convince è l'assenza dell'uso delle zavorre, cosa che di solito è usata per livellare le prestazioni. Passiamo poi alla zona emiliana con l'Open Karting Rental Series, che vi consiglio per l'organizzazione ben strutturata e che il buon Dario di Futura Corsa ha imbastito. Il livello qui è abbastanza omogeneo come per il campionato del Triveneto. Un valore aggiunto però è la visibilità che il campionato ha, infatti è la prima voce di ricerca su Google se digitate campionato kart rental, cosa che ha attirato un'azienda come Simone Racing a sponsorizzare l'intero campionato. Vediamo poi la zona lombarda con il Milano Kart Championship, che ha la caratteristica di avere sia una serie endurance che una serie sprint. Il livello è un filo più alto, però non di molto, per cui ve lo consiglio se siete della zona. Infine apro una breve parentesi per quanto riguarda i campionati racing 4 tempi. Il livello è decisamente superiore ai campionati rental per via sia dei mezzi che della gestione stessa del kart. Infatti in questi campionati si scopre il mondo del setup del kart e la sensibilità la fa da padrone. Se volete cimentarvi in questi campionati dovrete mettere in conto un budget relativamente più alto rispetto alla media, ma sono comunque più economici rispetto ai campionati 2 tempi. Qui la scelta ricade o sul Kart Sport Circuit che ho affrontato nel 2019 e il Brix Kart Championship che ho da poco iniziato con le prime 2 gare già in archivio. Se volete un video dedicato dove vi spiego le differenze tra questi 2 campionati fatemelo sapere nei commenti. E voi come avete iniziato a gareggiare sul serio? Qual è stata la vostra prima gara in kart? Fatemi sapere la vostra nei commenti. Bene, per questo video dedicato al percorso nel mondo del karting è tutto, spero di essere stato chiaro nello spiegarvi come partire con i piedi giusti in questo fantastico mondo. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare da tutti i social che trovate in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo video, sempre qui su Vado al Max. Bye bye!